Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial realizzeremo una maglia top down fresca ed elegante. Per fare ciò utilizzerò il filato Genesis di colore arancio. Un gomitolo di questi è composto dal 75% cotone e 25% seta. Pesa 50 grammi e misura 150 metri di lunghezza. Per lavorare il Genesis è consigliato l'utilizzo dell'uncinetto dal 3 al 5. Io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 4. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video che usciranno. Detto ciò, iniziamo col tutorial. Allora, intanto vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Lavoreremo su uno sprone rotondo e andremo a fare un motivo molto semplice. Il motivo che ho scelto ha un multiplo di 9. Andremo avanti per 11 giri, quindi andremo a fare 11 ventaglietti. Arrivati a 11 ventaglietti divido il mio sprone, lo divido in due e vado a fare un pannello davanti. Vedete che già io ho il pannello davanti già terminato e poi il pannello dietro, quindi vado a dividere lo sprone, vado a lavorare prima una metà e poi vado a lavorare l'altra metà. Qui vi farò un piccolo campione in modo da farvi vedere il motivo, che è molto semplice. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a montare le catenelle. Nel mio progetto originale ho montato 108 catenelle, che in centimetri la catenella misura 64 centimetri. Prendiamo la catenella e la buttiamo tutta sul dritto, chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima. Ecco qui, vado a fare una catenella, rientro di nuovo nella stessa catenella e vado a fare la prima maglia bassa, catenella successiva, maglia bassa, vado a ripassare tutta la catenella a maglia bassa. Quindi entro nella prima maglia bassa e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il primo giro del motivo, una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, nella maglia bassa successiva maglia bassa. Ho fatto, vedete, un piccolo archetto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta e siamo a 5, 1 2 3 4 5. Andiamo a fare l'ultima maglia alta. Ecco qua, un ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa. Ecco qui andiamo a fare un archetto piccolino, quindi 3 catenelle, nella maglia successiva bassa vado a fare una maglia bassa e ho fatto, vedete, quindi archettino piccolo, ventaglietto, archetto piccolo. Andiamo a fare il ventaglio di 6 maglie alte separate da una catenella, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, una catenella, siamo a 1 2, una catenella, 3, una catenella, 4 5 e 6. Ecco qua, vedete il secondo ventaglietto, salto 1 2 e 3, entro nella quarta, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, maglia bassa successiva, maglia bassa. Ecco qui, vedete, ed è semplicissimo veramente. Questo è il primo giro del motivo, quindi filo sull'uncinetto, 1 2 3, entro nella quarta maglia bassa e vado a fare maglia alta, una catenella e siamo a 1
2 catenella, 3 catenella, 4 catenella, 5 e 6. Saltiamo 1 2 3, entro nella quarta, maglia bassa, 3 catenelle, maglia successiva, maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Salto le 4 maglie, quindi 1 2 3 e 4, entro qui nella maglia bassa e mi chiudo con una maglia bassissima e abbiamo finito il primo giro, vedete, di ventaglietti. Adesso andiamo a fare il secondo giro di motivo. Con una maglia bassissima ci spostiamo al centro dell'archetto piccolino, così, quindi mi alzo con 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nell'archetto piccolo e vado a fare maglia alta, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, ecco qui, e abbiamo fatto il punto V, 2 catenelle, 1 2 catenelle, quindi entro nella 1 2 nella terza maglia, vedete, 1 2 nella terza maglia, entro con una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, nella maglia alta successiva, sempre del ventaglietto, vado ad entrare con una maglia bassa, quindi ho formato, vedete, di nuovo l'archetto piccolo, 2 catenelle, 1 2 catenelle, entro nell'archetto piccolo e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, quindi sopra il ventaglietto viene l'archettino piccolo, mentre dentro l'archettino piccolo viene il punto V, 2 catenelle, 1 2, qui c'è il ventaglietto che ha 6 maglie alte, quindi 1 2 nella terza entro e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, nella maglia alta successiva sempre maglia bassa e ho fatto, vedete, l'archettino piccolo, 2 catenelle, entriamo nell'archetto piccolo e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle, nella terza maglia 1 2 3 vado con una maglia bassa, mi chiudo e poi faccio 3 catenelle, nella maglia alta successiva maglia bassa, ecco qui, quindi proseguiamo, finiamo il giro. Andiamo a fare il terzo giro del motivo, dove qui andremo a fare un aumento, quindi adesso abbiamo fatto il punto V, adesso dobbiamo fare il ventaglietto, quindi con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro del punto V, quindi maglia bassissima e maglia bassissima la vado a fare qui, e adesso andiamo a fare qui sopra il punto V, andiamo a fare l'archetto piccolo, mentre sull'archetto piccolo andiamo a creare il ventaglietto, quindi una catenella, rientro di nuovo con una maglia bassa, 3 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia bassa, vedete, quindi abbiamo fatto l'archetto piccolo sopra il punto V. Qui andiamo a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto piccolo, vedete qui c'è il ventaglietto, qui abbiamo l'archetto piccolo, entriamo e andiamo a fare il nostro ventaglietto, quindi una maglia alta, una catenella, 1 2 una catenella, 3 una catenella, 4 una catenella,
5, una catenella, 6 maglie alte. Abbiamo fatto, vedete, sopra il ventaglietto. Adesso qui andiamo a fare una catenella, entro qui nel punto V e faccio maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia bassa, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, vado dentro l'archetto piccolo e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 6 maglie alte separate da una catenella. Fatte le 6 maglie alte separate da una catenella, andiamo a fare una catenella, entro qui sul punto V e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa prese nello stesso punto, una catenella, vado sull'archetto piccolo, vedete l'archetto piccolo, e ripeto il mio ventaglietto. Quindi 6 maglie alte separate da una catenella, entro sul punto V e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa presa nello stesso punto, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare di nuovo il ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella. Quindi abbiamo finito il terzo giro del motivo, andiamo a fare il quarto giro. Nel quarto giro andremo a fare ancora un aumento, quindi con una maglia bassissima ci spostiamo dentro l'archetto piccolo e andiamo a fare il nostro punto V, quindi 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro per un'altra volta, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro di nuovo nell'archetto piccolo, altre 3 maglie alte, quindi abbiamo fatto un aumento. Prima il punto V, vedete, era di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ora diventa 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Qui andiamo a fare 2 catenelle, entro nella terza maglia del ventaglietto, quindi 1, 2, nella terza maglia entro e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia alta successiva con una maglia bassa, ecco qui, quindi vedete, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e ci spostiamo sul ventaglietto andiamo a fare maglia bassa, 3 catenelle, nella maglia successiva maglia bassa, qui ci spostiamo con 2 catenelle e andiamo qui nell'archetto piccolo sopra i punti V con il punto V con 3 maglie alte, quindi dobbiamo fare l'aumento, quindi 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, ok? Quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare. Ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il quarto giro, andiamo a fare il quinto giro. Quindi con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro, qui. Mi alzo con una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia bassa. Adesso qui sul punto V andiamo a fare l'archetto, mentre sul ventaglietto andiamo a fare il ventaglietto.
qui nell'archetto piccolo andiamo a fare il ventaglietto, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare maglia bassa, quindi l'archettino. Andiamo a fare qui 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, vedete, piccolo, e vado a fare 6 maglie alte separate da una catenella. Quindi archettino piccolo, 2 catenelle, 6 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle, 1 2 catenelle, entro nel punto V e vado a fare l'archetto piccolo, quindi maglia bassa, 3 catenelle, rientro di nuovo, maglia bassa, vedete, 2 catenelle, entro qui sul ventaglietto, vedete, nell'archetto piccolo, e vado a fare 6 maglie alte separate da una catenella. Ecco qui, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il quinto giro, andiamo a fare il sesto giro. Mi sposto nell'archetto piccolo con una maglia bassissima, 3 catenelle, e vado a fare le 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte dentro l'archetto piccolo del punto V. Andiamo a fare un altro aumento, quindi al posto di 2 maglie di 2 catenelle andiamo a fare 3 catenelle, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Ecco qui, vedete, quindi qui abbiamo fatto nel punto V abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Questa volta andiamo a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, sempre nella terza maglia andiamo a fare maglia bassa, quindi sul ventaglietto andiamo a fare l'archetto piccolo, 3 catenelle, nella maglia successiva maglia bassa, 1 2 catenelle, passo, vedete, nell'archetto sopra il punto V e vado a fare il mio punto V con 3 catenelle questa volta, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ecco qua, quindi sul ventaglietto andiamo a fare l'archetto piccolo, mentre il punto V andiamo a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, sul ventaglietto andiamo a fare l'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, nella maglia successiva maglia bassa, 2 catenelle, e nell'archetto sopra il punto V andiamo a fare il punto V, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il sesto giro andiamo a fare il settimo giro, quindi ci spostiamo con delle maglie basse, bassissime, al centro del punto V. Quindi qui sul punto V adesso facciamo l'archetto piccolo, quindi una catenella, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, rientriamo, maglia bassa, quindi l'archettino piccolo è fatto. Quindi qui andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3, quindi 3 catenelle, entro qui nell'archetto sopra il ventaglietto e vado a fare 6 maglie alte separate da una catenella. Quindi archettino piccolo, 3 catenelle, dentro l'archetto piccolo andiamo a fare 6 maglie alte separate da una catenella, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, qui c'è il punto V,
maglia bassa, 1 2 3 catenelle, rientro, maglia bassa, 1 2 3 catenelle. Qui c'è l'archettino piccolo, andiamo a fare 6 maglie alte separate da una catenella, 1 ecco qua. Quindi questo è il giro che dobbiamo fare. Quindi partiamo con dentro il punto V, andiamo a fare l'archetto piccolo, 3 catenelle, nell'archetto piccolo sopra il ventaglietto andiamo a fare il ventaglietto, 6 maglie alte separate da una catenella, 3 catenelle, sul punto V archetto piccolo, 3 catenelle e sull'archetto sopra il ventaglietto andiamo a fare il ventaglietto. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il settimo giro di ventaglietti andiamo a fare l'ottavo giro. Con una maglia bassissima passo dentro l'archetto piccolo e andiamo a fare il punto V, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte sempre prese nello stesso punto, 1 2 3 maglie alte che abbiamo fatto, vedete il nostro punto V, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Adesso dobbiamo fare l'archetto sopra il ventaglietto, qui andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3, vado nella terza maglia del ventaglietto qui con una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, nella maglia successiva mi chiudo con una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, passo nell'archetto piccolo e vado a fare il mio punto V, 1 2 3 1 2 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nel ventaglietto, vado nella terza maglia, 1 2 3 con una maglia bassa mi chiudo, 3 catenelle e nella maglia successiva vado a fare una maglia bassa. Ok, questo è il lavoro che dobbiamo fare per tutto il giro. Terminato l'ottavo giro andiamo a fare il nono giro, quindi ci spostiamo con delle maglie bassissime al centro, vedete qui delle 3 catenelle, faccio una catenella, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa. Abbiamo fatto, vedete, l'archetto. Qui andiamo a fare 3 catenelle, sopra il ventaglietto andiamo a fare il nostro ventaglietto nell'archetto, quindi 6 maglie alte separate da una catenella. Ok, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, vado qui sul punto V, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa. Ok, questo è il nono giro, quindi sul punto V andiamo a fare l'archetto piccolo, 3 catenelle, il ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella, 3 catenelle e sul punto V l'archettino. Quindi questo è il nono giro. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il nono giro andiamo a fare il decimo giro, quindi ci spostiamo nell'archetto piccolo, andiamo a fare il nostro punto V, quindi entro, vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1 2 e 3, ecco qui facciamo 3 catenelle, nella terza con una maglia bassa, 3 catenelle, quindi ripetiamo praticamente uguale al
nono giro, quindi il decimo giro è uguale a nono giro, quindi andiamo a fare il decimo e l'11° giro saranno uguali, quindi adesso stiamo lavorando sull'archetto del punto V, quindi andiamo a fare il punto V, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle e sopra il ventaglietto andiamo a fare l'archetto piccolo, ok? Nell'11° giro nel punto V andiamo a fare l'archetto piccolo, mentre sul ventaglietto dell'archetto, vedete l'archetto sul ventaglietto, andiamo a fare il nostro archetto, il nostro ventaglietto. Quindi mancano solamente 2 giri. Adesso io metto da parte il campione e vado a prendere il mio progetto originale, vedete? Allora, messo da parte il campione, ho preso il progetto originale. A questo punto vi dico anche la misura, quindi io ho un 48 cm e come altezza io ho 14 cm. Mi sono fermata all'11° giro. Ora, per fare una taglia in più, 2 taglie in più, naturalmente vi conviene lasciare lo stesso numero di catenelle e andare avanti con più giri. Quindi dobbiamo fare sul punto V, dobbiamo andare avanti, quindi questo è il punto V, vedete? Questo è il punto V, quindi qui andiamo a fare l'archetto piccolo, 3 catenelle e nell'archetto piccolo andiamo a fare il ventaglietto, poi 3 catenelle archetto piccolo, 3 catenelle ventaglietto. Nel giro successivo sull'archetto, che qui abbiamo l'archetto, sul punto V abbiamo fatto l'archetto, andiamo a fare il punto V, mentre sul ventaglietto andiamo a fare l'archetto, quindi ci andiamo a chiudere nella terza maglia alta con una maglia bassa, 3 catenelle, nella maglia successiva maglia bassa e così via per i giri successivi. Io mi sono fermata all'11° giro perché sto facendo una taglia S. Arrivati all'11° giro ho diviso, vedete, lo sprone in due, quindi adesso vado a lavorare separatamente, prima vado a lavorare un lato e poi vado a lavorare il secondo lato. Quindi il primo lato già io ho terminato perché ho raggiunto con i giri che ho fatto 1 2 3 4 5 6 con 7 giri ho raggiunto il mio scalfo manica, vedete? Quindi come scalfo manica io ho raggiunto 14 cm e mi va bene per una taglia S, quindi facendo 7 giri io ho raggiunto il mio scalfo manica. A questo punto andiamo a lavorare l'altra metà, quindi partiamo, vedete? Qui partiamo da questo punto V, da questa maglia, quindi vado a fare maglia bassa, 1 e 2 catenelle, prendo il filo, rientro di nuovo, maglia alta, qui andiamo a fare 2 catenelle, quindi abbiamo il punto V, sul punto V dobbiamo fare l'archetto piccolo, quindi entro e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa. Senza fare catenelle prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'archetto e vado a fare il ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella. Senza fare catenella passo nel punto V, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa presa nello stesso punto, ecco qui. Filo sull'uncinetto, passo nell'archetto piccolo e vado a fare il ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella. Passo nel punto V, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa presa nello stesso punto, quindi completiamo fino ad arrivare al segnapunti. Quindi siamo arrivata, vedete, alla fine. Qui vado a fare 2 catenelle prima di chiudere, salto questa maglia, questa e questa, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia del punto V e vado a fare maglia alta e maglia alta, 2 maglie alte prese nello stesso punto e abbiamo terminato il primo giro del pannellino. Adesso andiamo a fare il secondo giro, ci alziamo con 3 catenelle
che valgono come prima maglia alta, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare la seconda maglia, quindi un aumento. Qui abbiamo la seconda maglia, vedete, la seconda maglia alta, e la lavoriamo, e qui andiamo a fare sempre 2 catenelle, entro nell'archetto piccolo e vado a fare il mio punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco qui. Quindi partiamo da qui facendo l'aumento, maglia alta, 2 catenelle e il punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, andiamo nella terza maglia del ventaglietto, andiamo a fare maglia bassa, 3 catenelle, nella maglia successiva maglia bassa, 2 catenelle, passiamo nell'archettino e andiamo a fare il punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, due catenelle, e qui nel ventaglietto andiamo a fare maglia bassa nella terza maglia alta, ecco qui, 3 catenelle e poi un'altra maglia bassa, quindi completiamo tutta la riga e arriviamo qui. Ci vediamo qui alla fine per continuare. Allora, sono arrivata, vedete, alla fine. Qui è il primo giro dove abbiamo iniziato, vedete il giro, ho fatto il punto V, adesso vado a fare 2 catenelle, vado a lavorare queste 2 maglie alte, le 2 maglie alte, quindi nella prima vado a fare una maglia alta, mentre nell'ultima maglia vado a fare l'aumento, quindi entro nella terza catenella qui in alto e vado a fare maglia alta e maglia alta. Ecco qua, abbiamo finito il secondo giro. Dobbiamo fare 7 giri, quindi andare a fare l'aumento sia all'inizio che a fine. Nell'ultima maglia dobbiamo creare queste 2 punte, facendo l'aumento qua andiamo a creare queste 2 punte. Quindi all'inizio e alla fine facciamo 2 catenelle prima di fare le maglie alte, naturalmente qui vedete che ci sono le catenelle, e andiamo a fare 7 giri sul punto V. Adesso c'è il punto V, andiamo a fare l'archetto, sull'archettino, vedete, sull'archettino, sul ventaglietto andiamo a fare il ventaglietto. Quando andiamo a fare il punto V separiamo, mettiamo 2 catenelle, i giri sono sempre uguali. Continuiamo per 7 giri e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, a questo punto, terminati 2 pannellini, vedete, per ricavare lo scalfo della manica, quindi ho fatto 7 giri da una parte e 7 giri dall'altra parte, quindi facendo l'aumento sia all'inizio che a fine giro, quindi maglie alte, 2 catenelle, maglie alte, e poi ho ripetuto il motivo. A questo punto andiamo ad unire lo scalfo della manica. Quindi prendo il filo, parto da un ventaglietto, vedete, da qui, dal punto, dall'archetto piccolo per fare il punto V, quindi entro qui e vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 maglia alta, 2 catenelle e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco qua il punto V. Qui andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare le maglie alte. Quindi l'ultima maglia alta, quindi lavoro l'ultima maglia, vedete, l'ultima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, passo, prendo l'altra punta, entro nella terza catenella, quindi nella prima maglia qui, e vado a fare maglia alta. Quindi ho unito, vedete, ho unito il primo scalfo manica.
quindi continuiamo a lavorare le maglie alte. Lavorate le maglie alte, andiamo a fare 2 catenelle, vedete qui ci sono le 2 catenelle, e andiamo a fare qui nell'archetto piccolo andiamo a fare il punto V, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi completiamo fino ad arrivare alla prossima punta per unire il secondo scalfomanica. Allora, arrivati, vedete, alla fine vado a fare le 2 catenelle e poi vado a fare le maglie alte. Quindi fatte le maglie alte, faccio l'ultima, prendo il filo sull'uncinetto e passo dall'altra parte. Quindi entriamo qui nella terza catenella e andiamo a fare maglia alta. Quindi proseguiamo con le maglie alte. Ok, vedete, quindi abbiamo unito il secondo scalfomanica, quindi continuiamo a fare il motivo, quindi qui abbiamo le 2 catenelle, andiamo a fare 2 catenelle, qui c'è il punto V, quindi l'archetto, andiamo a fare il punto V, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle, nella terza andiamo a fare l'archettino, 2 catenelle, nell'archettino andiamo a fare il punto V, due catenelle, nella terza maglia alta andiamo a fare maglia bassa, 3 catenelle, nella maglia successiva maglia bassa. Quindi arrivati alla fine, vedete, ho fatto l'archettino sopra il ventaglietto, 2 catenelle, e mi vado a chiudere qui nella maglia alta del punto V con una maglia bassissima. A questo punto, vedete, a questo punto andiamo a lavorare in lunghezza, quindi per quanto lo vogliamo lungo noi lavoriamo i giri, quindi qui andremo a fare le maglie alte, quindi vedete qui andiamo a fare le maglie alte, mentre qui andiamo a fare il motivo. Ok, quindi partiamo con i giri naturalmente che ci servono, quindi io passo, vedete qui, cammino con le maglie bassissime fino al centro del punto V e vado a fare l'archettino, quindi maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa. Qui vado a fare le 2 catenelle, non ci scordiamo mai, qui andiamo a lavorare le maglie alte. Vedete che qui abbiamo le maglie alte, quindi andiamo a lavorare le maglie alte. Vedete qui abbiamo una maglia alta
da questa parte e una maglia alta da questa parte. Quindi vedete, è semplicissimo. Quindi andiamo a lavorare, vedete, qui andiamo a fare le maglie alte sia da una parte che dall'altra, e qui al centro andiamo a fare tutto il motivo. Allora, a questo punto andate avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata la lunghezza che mi serviva, io non ho fatto una magliettina lunga, ma ho fatto un top crop abbastanza corto. Qui naturalmente adesso andiamo a nascondere tutti i fili di lavorazione. Adesso vi dico anche la misura. Quindi io come lunghezza ho fatto 44 cm e come larghezza sono sui 36 cm. Ok, quindi andate avanti con i giri fin quando non raggiungete la vostra lunghezza. Io mi sono firmata un top crop, ma voi andando avanti potete fare una bellissima magliettina. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, noi ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.